Home Foods è un progetto che è stato finanziato dal governo italiano nell'ambito della misura PNRR. L'Università di Bolzano partecipa a 3 SPOC. Il numero 2, che ha a che fare con l'economia circolare e l'applicazione di soluzioni ingegneristiche ed informatiche per il coordinamento e la gestione appunto dell'economia circolare. Lo SPOC 3, che ha a che fare con alimenti tradizionali e innovativi e in particolare con la loro salubrità, mentre lo SPOC 4, con carattere più generale, ha a che fare con gli alimenti e l'aspetto nutrizionale e i loro interventi nell'ambito della salute dell'uomo. Ich bin Teil eines interdisziplinären Forschungsteams, bestehend aus Ingenieuren und Informatikern, und wir arbeiten an einem Forschungsthemenfeld, welches sich darum kümmert, intelligente Systeme zu entwickeln zur Optimierung von Produktionsprozessen in lebensmittelverarbeitenden Unternehmen mit dem Ziel, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das machen wir auf der Grundlage eines digitalen Zwillings. Das ist ein virtuelles Abbild der Realität, und es funktioniert so, dass wir dort dann Prozesse abbilden und analysieren und aus den Daten, die damit erfasst und analysiert werden, mittels einer künstlichen Intelligenz dann Vorschläge erarbeiten, beziehungsweise die KI gibt dann Optimierungsempfehlungen, wie dann ein solcher Prozess auch besser gestaltet werden kann. Auf diese Art und Weise kann dann der Benutzer sehr individuell seine Prozesse modellieren und dann im Anschluss durch die künstliche Intelligenz mit den Daten, die aus den einzelnen Prozessabschnitten erhoben werden, diese Optimierungsvorschläge dann eben überarbeiten bzw. mit denen dann nächste Schritte in Gang setzen. Das ist insbesondere interessant für kleine und mittlere Unternehmen, denn dieses System bietet eine sehr hohe Flexibilität. Ich kann hier eine große Vielfalt an unterschiedlichen Prozessen sehr flexibel zusammenbauen und damit natürlich auch der sehr individuellen Realität von KMU gerecht werden. L'Università di Bolzano contribuisce al progetto Home Foods studiando le applicazioni della sicurezza alimentare per conciliarla con la necessità della sostenibilità della produzione e dell'ambiente. Il gruppo di ricerca di cui sono responsabile è quello di enologia e nell'ambito del progetto Home Foods ci occupiamo di 2 filoni principali. Il primo è quello di ridurre il contenuto di allergeni nei vini, quindi sostanzialmente rimpiazzare parzialmente o totalmente i solfiti con alternative naturali che abbiano meno effetti collaterali e siano più tollerate dall'organismo. Il secondo filone riguarda invece la produzione di vini dealcolati e parzialmente dealcolati. Il gruppo di ricerca di produzione animali studia come l'allevamento convenzionale rispetto a quello biologico può avere influenza sulle caratteristiche del latte, anche in considerazione del benessere dell'animale. Il gruppo degli ingegneri si occupa della consistenza degli yogurt a base vegetale, che è uno dei punti critici per l'accettabilità di questi prodotti da parte del consumatore. Il gruppo di ricerca di microbiologia alimentare sta studiando nuove alternative di bevande a basso tenore di zuccheri utilizzando fermentazioni controllate. Queste fermentazioni portano anche alla produzione di sostanze bioattive che possono essere utili all'organismo. Le nostre ricerche hanno avuto a che fare con alimenti di origine vegetale per l'estensione della loro conservazione e della loro stabilità nella fase di post-raccolta, avendo a cura anche di esaltare quelle che possono essere le proprietà antiossidanti di alcune specie vegetali. Dal punto di vista tecnologico invece ci si è concentrati principalmente sull'applicazione di oli essenziali per l'esaltazione delle loro proprietà e sull'applicazione di tecnologie non invasive, non termiche, che siano in grado di mantenere le proprietà nutrizionali nonché esaltare alcuni degli aspetti funzionali in favore del benessere dell'uomo. Infine sono state applicate delle fermentazioni aventi lo scopo di utilizzare materie prime non convenzionali come pseudocereali e legumi o di produrre dei formaggi cosiddetti ibridi che non sono prodotti
esclusivamente a partire da latte, ma anche con l'utilizzo di proteine di origine vegetale, per esempio da parte di legumi. Mi preme sottolineare come questo progetto della durata triennale abbia costituito un consorzio di enti di ricerca e di università che dovrebbe essere propedeutico a mantenere queste collaborazioni e il livello della ricerca anche nel prosieguo al di là del finanziamento. Infatti è stato stabilito già un agreement a livello nazionale per la prosecuzione di queste attività di ricerca.